Ciao a tutti. Recentemente sono accadute diverse vicende che mi hanno profondamente colpito e anche toccato rispetto a violenze gratuite nei confronti di cani e gatti. Abbiamo diversi episodi, in queste settimane sono accadute per esempio un signore mi pare ha bruciato il proprio cane in piazza, dei ragazzi hanno attaccato dei petardi a dei gatti e poi mi pare una ragazzina abbia spinto in una fontana un gattino che poi ovviamente è morto nei giorni successivi. Questi casi che sono sempre successi e purtroppo succederanno sempre perché l'ignoranza non è qualcosa che purtroppo si elimina con uno schiocco di dita. ehm, mi colpiscono soprattutto per uno i diversi, diciamo, aspetti che possiamo vedere in queste situazioni, perché ovviamente sono casi totalmente differenti. Da una parte abbiamo un signore che brucia il proprio cane, che non sappiamo esattamente la motivazione, e per quanto ci sia una motivazione chiaramente è follia, però su questo aspetto vorrei un attimo soffermarmi nei prossimi minuti. Io noto molto spesso che anche chi possiede animali, cani e gatti, non abbia poi questa grande cultura, questo grande sentimento fino in fondo del proprio animale. Esistono tantissimi proprietari di cani e gatti che per i propri animali farebbero di tutto e che sanno che ha un impegno, sanno che ha un costo, sanno che l'animale non è un peluche, non è una cosa da buttare. Però ci sono ancora diversi proprietari che non hanno questa cultura o questo sentimento, che ancora non hanno capito che l'animale non è un obbligo, che l'animale una volta che ce l'hai per sempre finché vive e che chiaramente può provocare dei problemi, delle complicazioni nella nostra vita e dobbiamo ovviamente far sì che noi poi ci siamo. Non sono gli altri a risolverci i nostri problemi, gli altri ci possono magari aiutare, ma non ci risolvono i problemi, dobbiamo essere comunque noi. Io noto questa cosa soprattutto negli animali molto malati che necessitano magari di cure e che quindi il proprietario in quel momento lì si trova in crisi. È una crisi che magari fino a quel momento voleva benissimo al proprio animale, però in quel momento lì il gatto, il cane diventa un problema. Questo lo vediamo spesso negli animali anziani, che magari sono animali che necessitano di assistenza medica e chiaramente non è che il vecchio diventa giovane e quindi le problematiche che ha un animale vecchio, magari che perde urina, che vocalizza, diventano dei problemi veramente insostenibili per i proprietari, tanto che cercano comunque una strada che poi è quella di liberarsene, o attraverso l'eutanasia o comunque cercano soluzioni semplici a problemi complessi. L'essere umano quando diventa anziano è un problema. Immaginate una persona di 80, 90, 100 anni, che problematiche può avere. Purtroppo la vecchiaia è questo, però io che faccio questo lavoro mi rendo conto che questo tipo di cultura non c'è. E anche questo è molto importante saperlo. Un gatto può rimanere paralizzato, può avere queste problematiche. Bisogna un attimo capire che non è un obbligo avere un animale e nel momento in cui lo abbiamo dobbiamo gestirlo. Ora io non so se la persona che ha bruciato il proprio cane in piazza l'abbia fatto per quale motivo, perché il cane avesse un problema oppure perché il cane era diventato un problema per lui. È chiaro che questa soluzione è follia pura. Uno perché è punibile, è punita dalla legge, ma due perché denota una profonda ignoranza, una profonda cattiveria, una profonda violenza, qualcosa che spaventa. E una persona che commette un atto così è una persona orrenda, una persona orribile. Per quanto la legge non ti punirà abbastanza, la società ti sta definendo una persona orrenda, orribile e io non vorrei mai essere identificato come una persona orribile. Quindi questa cosa qua mi ha particolarmente toccato, però prendo spunto da questa situazione per parlare anche di quando avete un animale anziano, molto anziano, che ha dei problemi e
il problema veramente, ci chiamate dicendo oddio non ce la faccio più, oddio, come se questa cosa durasse per un'eternità, una vita. Un gatto che ha 20 anni, che urina in giro, per quanto potete pensare possa vivere, è arrivato a 20 anni, gli avete voluto bene e fino alla fine bisogna volergli bene. Stessa cosa magari un cane che magari ha un problema. Questa cosa qua culturalmente bisogna ancora lavorare tanto e forse anche noi medici veterinari possiamo fare qualcosa per spiegare questa cosa. Ricordatevi che l'animale invecchia, l'animale può avere dei problemi che poi voi dovete mentalmente, emotivamente saper gestire. Non potete dire oddio adesso c'è questo problema, oddio impazzisco e oddio dobbiamo liberare, cioè è brutto questo tipo di approccio che comunque è molto presente anche verso persone che hanno voluto e vogliono bene agli animali. Per quanto riguarda invece per esempio il discorso dei petardi, è chiaro che questo è una cosa che mi lascia veramente tanto perplesso, cioè trovare divertimento nel far scoppiare un petardo addosso a un gatto, a un cane, lo trovo veramente di una ignoranza tale che non si riesce a capire. Lì non so se è perché è l'effetto gruppo, che a una certa età potrebbe far sì che si facciano delle stupidaggini, però anche qui la legge punisce e voi vi rovinate la vita. Per cosa? Per un gesto stupido, idiota, orrendo. E quindi anche lì mi raccomando, se avete amici che vedete che sono superficiali su queste questioni, dovete incazzarvi, dovete arrabbiarvi con loro, sia per salvare chiaramente la vita a questi animali che non hanno nessuna colpa se non passare di lì mentre degli idioti eh, ideano questa bellissima esperienza, e due anche se volete bene al vostro amico di salvargli tra virgolette la faccia, perché qua ormai nel 2023 se commetti un gesto così la gente ti identifica ed è peggio della legge. E quindi poi io non vorrei mai avere un amico che per un gesto stupido, io ovviamente mi occupo di cani e gatti quindi parlo di quelli, ma ci sono migliaia di gesti stupidi, è come andare a 200 all'ora in autostrada, è un gesto stupido pure quello. Ehm, Bisogna avere la forza di dire guarda che stai facendo un gesto idiota, stupido, che rovina la vita a te e agli altri. Anche quando veramente si dice, anche per ridere, bisogna essere in grado di, se si vuole bene a degli amici, guarda che quella roba lì è una cosa orrenda e anche stupida. Per quanto riguarda la ragazza la ragazzina che ha spinto il gatto sui social, lì è chiaro che io non so se lei l'abbia fatto per un discorso di popolarità, anche lì è follia pensare che un gesto del genere, per quanto possa effettivamente diventare virale, perché le cose stupide, le cose che chiaramente colpiscono, ottengono una viralità. Questo video in cui io parlo non otterrà mai una viralità perché la gente non lo condivide, non è che lo condivide per far vedere all'amico guarda questa roba qua, ok? Mentre invece le cose diciamo più che colpiscono l'emotività delle persone lo mandi, guarda questa roba qua, guarda questo incidente stradale, guarda il terremoto, no? Oppure gesti stupidi come per esempio in questo caso. Però chiaramente per quanto una persona possa pensare che effettivamente la viralità la si ottiene molto spesso colpendo l'emotività, perché viene più condiviso il contenuto, io credo che sia follia spingere un gattino in una fontana per ottenere popolarità. Qui ci sono delle mancanze culturali, per cui tu non riesci a comprendere che un gesto del genere è grave, molto grave, perché l'animale non è una cosa, non è un oggetto, non è sostituibile, e quindi tu nel momento in cui fai questo gesto stai uccidendo un essere umano, scusate, un essere vivente, che quindi fondamentalmente genererà una serie di conseguenze che non è la popolarità positiva, ma è una popolarità estremamente negativa che ti rovina la vita, in primis a te, oltre al gatto chiaramente. E lì è chiaro che possono esserci diverse
diverse problematiche. Perché questa ragazzina lo fa? Io non penso che una ragazzina che nasca in una famiglia in cui c'è un amore, per esempio, per i propri animali, questa cosa possa avvenire. Io non penso che chi ha animali in una certa maniera possa poi fare questo per popolarità. Però possono esserci tranquillamente delle famiglie che decidono volontariamente, perché non è un obbligo l'animale, e per fortuna non è un obbligo perché deve essere una scelta, di non avere animali, ma non essere infastiditi dall'animale, mentre invece ci potrebbero essere delle famiglie in cui non vogliono animali, ma sono anche infastiditi. In un clima del genere, potrebbe essere che la ragazzina che nasce in una famiglia di questo tipo potrebbe non avere determinati elementi per capire che quel gesto lì nel 2023, ma sempre lo è stato, è estremamente stupido e quindi poi ti rovini la vita. Ehm, Perché le persone possono essere infastidite? Possono essere infastidite per diversi motivi. Uno, perché proprio di loro sono infastiditi cioè per partito preso. In altri casi invece potrebbe essere stato causato questo fastidio non tanto dall'animale in sé, ma dai comportamenti umani di persone che magari hanno gli animali. Ed è il motivo per cui anche qua voglio dedicare 2 minuti ai proprietari di cane e gatto, perché anche questo è un lavoro che possiamo fare per evitare che ci siano persone infastidite dagli animali. Per esempio, io vedo ancora tante persone che quando vanno in giro con i propri animali li fanno urinare ovunque. Ora, io se tu mi urini fuori da casa mia, per carità, ho animali, chiudo un occhio, sono infastidito dal tuo gesto perché non pulisci, però ci passo sopra. Se uno non ama gli animali, questa roba qua secondo me gli crea ancora più fastidio, ancora più, tra virgolette, uso una parola, odio, e questa cosa non va bene. E visto che è un gesto che noi dobbiamo, per rispetto degli altri, evitare, cioè il cane ti ha urinato, bottiglietta, gli pulisci fuori casa. Il cane defeca, non è che vai avanti, ti fermi, raccogli le feci, così questa persona non è infastidita da questo gesto e quindi non butta addosso, perché purtroppo ancora nella nostra società questa cosa qua esiste. Quindi mi raccomando, imparate, anche chi ha animali, a rispettare chi non li ha, o comunque a rispettare gli altri, perché comunque l'animale non ha mai colpe, ma le colpe sono nostre. Come lasciare circolare gli animali in giro come si vuole. Non è corretto nei confronti, uno, di chi ha animali e li tiene in una certa maniera, e due, in chi non li ha, e che magari i cani possono andare a defecargli davanti casa, urinare ovviamente sul cancellino, sulla porta di casa. Immaginate in città quante, io vedo tanti, a volte mi capita, no, che magari sei fermo, magari ad aspettare magari la pizza, e vedi questi cani che passano al portone e urinano. Io mi immagino chi vive lì che deve vivere questa situazione, non è corretto nei loro confronti. Ecco, in una famiglia infastidita così potrebbero nascere dei ragazzini che ad oggi uno non si aspetterebbe che possono fare questi gesti, però ricordatevi sempre che ehm, potrebbe essere anche questo fastidio un po' eliminato dai nostri gesti, e imparare chiaramente anche noi ad avere più rispetto nei confronti di chi non ama gli animali, che ripeto, non c'è un obbligo per amare gli animali. Poi uso il termine amare, ma quello che non dovrebbe esserci nella società moderna in Italia è il fastidio. Ad oggi io lo vedo ancora in minima parte, però ci sono persone infastidite, e ripeto, molto spesso non sono infastidite dall'animale in sé, ma dei gesti che alcuni proprietari di cani e gatti fanno, che chiaramente non denotano rispetto poi nei confronti. È chiaro che tutte queste situazioni sono molto gravi, queste uccisioni, io ritengo che ancora oggi la legge che punisce reati contro gli animali sia molto leggera, quindi mi auguro che anche la politica faccia di più, perché poi ho visto che poi quando vanno a processo, ho visto che alla fine nessuno si fa un giorno
di galera, neanche ai domiciliari quasi, perché comunque la pena è minima e le sanzioni sono minime, mentre invece una pena un po' più severa non dico che eviterebbe queste cose, però chiaramente poi se le fai giustamente ne paghi le conseguenze, perché comunque la legge attualmente è ancora molto molto leggera. Io spero, anche se so che è utopia, che queste notizie non ci saranno mai più. Lo so che è utopia, ci saranno sempre, la violenza purtroppo ci sarà sempre, lo vediamo, viviamo in un periodo in cui la violenza nel mondo è a livelli estremi, però io spero sempre che ci siano persone che imparino a capire tre concetti, poi fondamentalmente. Il primo è quello di non incasinarsi la vita. La vita è difficile per tutti, ognuno ha le proprie problematiche, quindi fate le vostre scelte in base alle vostre disponibilità, al vostro tempo, al vostro così, in modo che non siate voi un problema per gli altri e che le vostre scelte non siano problemi per gli altri. Se tutti facessimo così sicuramente i problemi sarebbero meno, invece di fare scelte tanto perché ho voglia di farle. Il secondo è quello di avere rispetto degli altri in tutto e per tutto. Non fate agli altri quello che non vorreste che vi fosse fatto a voi, ma indipendentemente di cercare che se ciò che potreste fare agli altri può provocare fastidio, di cercare di non farlo nel limite anche lì, perché ci sono delle persone che ovviamente poi superano un certo tipo di asticella e quindi in quel caso lì, però banalmente se parliamo dei cani e dei gatti, quando fate le passeggiate cercate di raccogliere le feci, cercate di pulire, se urinano veramente, se urinano per carità sulla siepe, per carità, però se urinano sul cancellino di casa, sul portone, insomma. Immaginate questo qua che vive qua e tutti i giorni cani e cani e cani urinano sul suo portone. Posso capire che se poi è una persona che non ha neanche cani, il suo livello di sopportazione verso l'animale poi peggiora e questo noi possiamo invece migliorarlo. E poi culturalmente ricordatevi sempre che l'animale non è un obbligo nel momento in cui si detiene, lo si detiene dall'inizio alla fine e nel bene e nel male. I problemi ci saranno, soprattutto se diventano anziani, se avete la fortuna di avere un vecchietto che vi siete goduti da quando era un cucciolo a quando diventano molto anziani, perché vorrà dire che l'avete curato bene, gestito bene, ma chiaramente poi gli ultimi anni saranno faticosi perché è anziano, come è anziano una persona, avranno i loro problemi. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo, se volete iscrivetevi al canale qua sotto e mettete un bel mi piace. Un saluto a tutti.